Buongiorno, sono ancora completamente struccata perché mi sono svegliata poco fa. Come avete visto mi sono fatta come prima cosa un bel caffè e poi ho rifatto il letto, sistemato un po', ho anche acceso una candela profumata perché adoro le candele profumate in casa e basta. Oggi è domenica e quindi ce la prendiamo con assoluta calma, anche se io ho tantissime cose da fare in casa. Ieri infatti sono stata a un matrimonio, non ero mai stata a un matrimonio invernale ed è stato davvero bellissimo, una giornata speciale, però oggi ovviamente devo recuperare tutto quello che non ho fatto qui in casa e c'è un pochino di disordine, di cose da sistemare. Tra un attimo vado a truccarmi perché a pranzo saremo dai miei suoceri, dai genitori di Alessio, quindi mi do un secondo una sistemata. Sto facendo riposare il viso perché ieri appunto ho tenuto un trucco un pochino più pesante tutto il giorno. E poi però vi voglio far vedere due cosine. Prima di tutto vi voglio far vedere la decorazione floreale che ho preso dal matrimonio. Sapete che molto spesso quando il matrimonio finisce ti danno delle decorazioni floreali da portare a casa e siccome è molto bella e particolare ve la volevo far vedere. E poi una cosa ancora più bella, vi volevo far vedere un maxi shopping che ho fatto da Casa Shop l'altro giorno in settimana, tutto o 99,9% tema natalizio, invernale eccetera, quindi ve la voglio assolutamente far vedere perché ho preso un sacco di cose super carine da cui potreste prendere ispirazione. Eccomi, mi sono data una leggera truccata e nel frattempo tutte le cose che vi volevo far vedere le ho allestite per fare alcune foto poi da pubblicare su Instagram, quindi ho pensato di farvi vedere addirittura parte delle cose che ho comprato da Casa Shop già allestite perché voglio lasciare così la tavola per domani. Domani infatti verrà a trovarmi mia mamma insieme a mia nonna e faremo una piccola cenetta, aperitivo, noi tre donne di tre generazioni diverse. Quindi già che l'ho allestita per le fotografie lascio così la tavola per domani, tanto io e Ale ci possiamo arrangiare in maniera diversa. Quindi a questo punto vi faccio vedere addirittura la parte di acquisti per la tavola addirittura allestita. Ecco qui parte del mio shopping da Casa Shop, vi faccio vedere, come potete notare è tutto tema natalizio invernale ed è un'idea molto particolare per una tavola appunto mise en place natalizia, quindi se volete prenderlo come spunto vi faccio vedere tutti i dettagli. Come potete vedere io ho scelto praticamente tre colori, il bianco, il verde abete e poi tocchi di oro. Vi faccio vedere i dettagli. Prima di tutto la cosa più particolare che potete notare su questa tavola è che ho acquistato questa sorta di supporto, struttura che si fissa alla tavola, vi faccio vedere. Praticamente ci sono questi due ganci che semplicemente si regolano con queste rotelline, questi bulloni, non so come si definiscono, e si agganciano appunto al profilo del tavolo e l'asta che c'è in cima si può allungare a seconda di quanto è lunga la vostra tavola. Sopra questi ganci ci potete mettere tutte le decorazioni che volete. Io in questo caso ho acquistato questa bellissima palla luminosa che ho visto allestita in negozio e l'ho voluta acquistare anch'io per casa mia. Poi questa sorta di, non so come definirla, tipo ghirlanda sui toni dell'oro, molto invernale, mi piace un sacco. Poi ho preso due stelline di due misure diverse, una piccolina, questa qui, che si aggancia semplicemente con un filo come se fosse una decorazione dell'albero, anzi potete usarla benissimo anche per quello, e una di questa misura più grande. Poi ho preso un'altra palla identica a questa qui, c'è anche Alessio intanto che dà la merenda a Kingamaki.
Dicevo, un'altra palla uguale che ha questa corda che semplicemente arrotolate sul supporto, e poi la cosa molto molto carina, secondo me sono stati bravissimi i ragazzi di Casashop, è che all'interno di questo sacchetto c'è per accendere praticamente la luce con delle pile stilo. Ecco qui, non riuscivo con una mano, comunque dicevo che semplicemente con delle pile stilo si accende la luce e fa una bellissima atmosfera. E poi la cosa molto carina è che i ragazzi di Casashop appunto hanno nascosto l'affarino delle batterie all'interno di questi sacchetti, che diventa una cosa molto più decorativa. Al centro poi ho preso un'altra palla ma diversa da queste due. È molto molto bella e particolare perché all'interno ci sono come dei rami secchi bellissimi, dei fiori, dei rami, guardate, bellissimo, e anche la lucina è diversa, è più fredda mi sembra rispetto a quest'altra, molto molto bella. L'unica cosa che non amo moltissimo di questa palla luminosa è che il supporto per le batterie è a vista, non è stata nascosta come queste dai sacchetti, ma è così, però chi se ne frega, nel senso non è che ci stia male, io l'ho appoggiata lì sopra, ci sta e ok. Passando poi ai dettagli della tavola vera e propria, vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Ho acquistato questi tovaglioli che sono appunto di questo verde abete bellissimo, che io ho deciso di abbinare al runner, che è dello stesso modello, dello stesso identico colore. Quindi ho preso il runner centrale, i tovaglioli, io ne ho presi 6, ma in questo caso vi ho allestito una tavola da 4. Tovaglia non l'ho acquistata perché ne ho veramente tantissime, quindi questa non è di Casashop, ma ce n'erano veramente di molto simili in negozio. Ho preso le posate nere che desideravo da un sacco di tempo, sono molto molto fighe e particolari. E il set è composto da appunto un set da 4 persone, cucchiaio, coltello, forchetta e cucchiaino. Io ne ho presi 2, mi sembra che costassero sui 39 euro, ne ho presi 2 perché 4 mi sembrava un po' poco, quindi almeno con 8 siamo più sereni. Poi i bicchieri erano i miei, ce n'erano di bellissimi da Casashop, ma non ho voluto esagerare con acquisti di cose che avevo già. Ho acquistato questi alberelli puramente decorativi, guardate, sono super belli, danno un bel tocco di colore e luce alla tavola. Questi costano 6,95 ed erano della misura media. C'erano anche più piccoli e più grandi, quindi questa era la misura media. Mi piacciono un sacco. C'erano anche fatti a candela, ma non c'erano così brillantinati. Probabilmente erano finiti perché in realtà io sul catalogo le avevo viste. Ho preferito acquistare questi che hanno solo scopo decorativo perché mi piaceva il fatto che fossero così brillantinati, poi il colore era molto più intenso, mi piacevano di più. Al centro poi, come potete vedere, ho messo una serie di decorazioni oltre agli alberelli. 3 alberelli. Poi ho messo questa ghirlanda, è meravigliosa, ma vi devo dire che perde un sacco di brillantini. È fatta molto bene perché il centro è fatto tipo a fil di ferro, quindi si può regolare un po' la forma in base a come è la vostra tavola, come avete disposto il resto degli oggetti. E altra cosa molto carina è che anche questa si illumina, anche questa infatti ha il supporto con la batteria qui, e voilà, con 2 pile fate una bellissima atmosfera. Poi se volete, se vi impegnate, potete nasconderlo un po' coi rami, il supporto per le pile, e siete a posto. Io ho acquistato le candele, queste qui, il modello si chiama Twist e io ho scelto un marrone scuro per dare dei tocchi un po' più scuri, un po' più decisi a contrasto da abbinare alle posate. Sono super carine, tra l'altro avevano un prezzo davvero onesto. Come portacandele appunto questi qua in legno, sapete che io amo tutto ciò che è in legno. Sono semplici e al tempo stesso particolari. Da una parte hanno questo supporto che è per candele piccole. La cosa molto carina è che se lo girate poi da questa parte hanno la base per candele più grandi, nel caso in cui abbiate appunto candele più cicciotte, esiste anche così. Nel mio caso appunto basta il supporto per la candela piccolina. Infine ho acquistato questi che sono dei segnaposto fatti a elefantino, bellissimi, sempre sul tono dell'oro, per riprendere appunto alcuni dettagli della tavola come questi, e all'interno mettete appunto il tag col nome di chi avete invitato. L'elefantino semplicemente
si apre e poi si chiude in questo modo, molto semplici ma ad effetto. Poi a me piace inserire elementi che ricordano il mondo naturale, il mondo animale, quindi mi piacevano un sacco e non me li sono lasciati scappare. La confezione costava sugli 11 euro mi pare ed era composta da 4 elefantini. Io ho preso 2 confezioni per lo stesso motivo di prima. Non è che abbiamo tantissimi ospiti, ma già noi siamo in 2, quindi almeno per 6 persone mi servivano. Di conseguenza ho preso 2 scatole da 4 per un totale di 8 segnaposti. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io penso che sia veramente tutto meraviglioso. Secondo me Casa Shop quest'anno si è veramente superato. Io veramente avevo l'imbarazzo della scelta, troppe cose belle. Secondo me fate una figura pazzesca con amici e parenti. Guardate, bellissimo. Per quanto riguarda invece gli acquisti che non avete visto sulla tavola, ho preso questi qui, che sono dei cubetti di ghiaccio riutilizzabili, molto utili perché li potete riutilizzare potenzialmente per sempre, e soprattutto una confezione da veramente tantissimi ghiaccetti. Praticamente funzionano così: all'interno c'è dell'acqua distillata che però non esce mai dai cubetti di ghiaccio. In questo momento sono liquidi, non so se vedete che si muove il liquido che c'è all'interno. Ghiacciate direttamente così i ghiaccetti, li utilizzate per i cocktail o per quello che volete, e poi una volta che si sono sciolti li rimettete all'interno del freezer. Praticamente sono riutilizzabili per sempre. Il costo tra l'altro è di 4,95, quindi davvero super onesto, e poi ve l'ho detto, riutilizzabili potenzialmente per sempre. C'erano 2 tipologie di colori, io ho scelto questo che è sulla scala degli azzurri, ma c'era anche, se non sbaglio, una confezione molto più colorata sugli arancioni mi pare. Poi ho acquistato una cosa che Alessio desiderava da tantissimo tempo, quindi diciamo che è stato un piccolo regalo da parte mia per lui, che è questo. È un piccolo kit per fare i cocktail in casa. Ad Alessio piace molto fare da bere a ospiti, amici, quando ne abbiamo. È molto carino, molto elegante, perché se vedete dalla confezione, insomma, è oro con i manici neri opachi, quindi molto elegante. E poi una bellissima idea regalo, secondo me. Costo è di 19,95. Associato a questo ho comprato anche queste, che sono delle cannucce riutilizzabili. Sono molto belle e si abbinano anche al discorso del mixer che vi ho fatto vedere prima, perché sono oro, anche queste sono riutilizzabili, quindi per un discorso ecologico molto utili e interessanti. È importante fare un po' di ecologia per quel che si può. E trovate 4 cannucce d'oro e all'interno anche uno scovolino, questo qui, per lavarle bene all'interno. Quando le lavate, oltre che sciacquarle all'esterno, potete proprio usare questo spazzolino per lavarle bene all'interno. Ne ho prese 2 confezioni, quindi per un totale di 8 cannucce. Ogni confezione costa 3,50 euro, quindi è un prezzo super onesto anche questo. Poi non so se ricordate le candele che avete visto sulla mia tavola, quelle tutte a spirale, le ho prese anche in questa variante. Quelle sulla tavola sono queste qui, che sono un marrone scuro così, e poi le ho prese anche sul tortora, quindi marrone chiaro, guardate, molto molto belle. Il modello si chiama Twist. Non ricordo esattamente il prezzo, ma costavano veramente una stupidata, non vorrei dirvi, ma forse 2 euro a confezione, quindi veramente un prezzo piccolino. E all'interno della confezione avete 4 candele. Ho preso questo, che è una specie di matassina di fili luminosi, che però questa volta si attaccano direttamente alla corrente. E devo pensare un pochino come utilizzarlo, però mi è piaciuta molto come era fatto, il fatto che fosse a matassina, il fatto che il filo fosse semi-trasparente. Il prezzo era di 17,95. Poi ho preso, che volendo si può abbinare a questo, questa specie di campana decorativa trasparente, che in realtà potete utilizzare anche poi per altre stagioni, se ci mettete dentro qualcosa di estivo, primaverile, eccetera. E mi piaceva molto l'idea di metterci dentro, per esempio, appunto il filo luminoso. Mi piace anche l'idea di poterlo mettere all'esterno quando avremo l'esterno pronto. Il prezzo, vediamo se c'è, è di 14,95 ed esisteva anche in una variante molto più grande di questo. Infine mi sta cadendo la scatola addosso. Mi sta cadendo la scatola addosso. Altre 2 cosine che ho preso,
ma anche queste costavano una stupidata, 2,50 €, delle fantastiche rennine pelose, un po' in stile nordico, un po' stile minimal, fatte in legno e poi con pelo. E poi con pelo. Ne ho preso una bianca e una scura. Adesso vado un secondo a dare una mano ad Alessio che sta facendo le pulizie, quindi vado a dare anch'io il mio supporto. Tra l'altro il sole sta tramontando, c'è una luce bellissima. Ma niente, noi ci dedicheremo alle pulizie. Il mio capo mi aspetta. Pulizie fatte, adesso volevamo dare una spazzolata alle orecchie di King perché avendo il pelo molto lungo e anche un po' ricciolino si fanno sempre una marea di nodi. Ultimamente abbiamo acquistato un accessorio che si attacca all'aspirapolvere, quello senza fili che vi ho fatto vedere nel video su come faccio le pulizie. È un accessorio fatto apposta per i peli degli animali, per spazzolarli, e al tempo stesso aspira il pelo spazzolato, perché un grosso problema che avevamo era che quando spazzolavamo King un sacco di peli cadevano a terra e quindi cessava tutto. Non ti piace molto? No, lo so. Non lo ama soprattutto perché fa un po' casino. Lo so amore, ma ti serve, lo so che non è piacevole, ma dopo c'ha le orecchie bellissime. No amore. Sto qua. Ma che bravo oggi, che bravissimo, un po' di nodimica sul culino, Dove vai? Vai dalla mamma. Nel frattempo si è fatta ora di cena, quindi stiamo preparando da mangiare. Alessio sta facendo le zucchine trifolate, quindi lui si sta occupando del contorno e io invece sto facendo il pollo. Facciamo degli straccetti di pollo nella friggitrice ad aria che è nuova di pacca, quindi oggi la proviamo per la prima volta. Eccola qua in funzione e me ne sono occupata io, quindi speriamo che esca una cosa buona. Mentre aspetto che venga pronto il pollo vi faccio vedere quello che vi dicevo del matrimonio, la decorazione floreale che ho portato a casa, perché secondo me è molto bella, anche se devo decidere dove metterla. È questa qui, meravigliosa, guardate. È praticamente una decorazione sferica fatta interamente con questi fiorellini che vengono chiamati velo di sposa, elegantissimo, e poi total white, quindi sta molto bene a casa mia. E sono un po' indecisa se tenerlo qui in penisola, che mi piace molto, devo dirvi, qua nell'angolino con vista sulla sala, oppure magari qua nell'angolo TV. Voi cosa dite? Che cosa sarebbe meglio? Fatemelo sapere, magari che cosa mi consigliate, se tenerlo qui o se dirottarlo verso l'angolo TV. Eccomi qui, abbiamo cenato e la giornata in realtà è praticamente giunta al termine. Abbiamo cenato e vi devo dire che il pollo che abbiamo fatto dentro alla friggitrice non è stato affatto male, è venuto bello morbidino e anche non asciutto, cosa che sapete che col pollo è abbastanza semplice che succede, invece è uscito bello saporito, ma adesso però voglio provarlo con qualcosa che faccia esprimere bene le qualità della friggitrice ad aria, perché vorrei provarlo con qualcosa in cui si senta effettivamente l'effetto fritto, come per esempio le patatine. Ecco, voglio provarlo con qualcosa che poi abbia veramente la consistenza della friggitrice, però come primo esperimento veramente mi è piaciuto molto, anche perché infili dentro, fa 20 minuti da solo e non devi fare assolutamente niente, e come vi dicevo è venuto bello bagnatino. Comunque niente, adesso mi strucco e poi faccio una doccina prima di andare a dormire. Infatti questo è lo sfondo della mia doccia. Mi piace sempre
se possibile, fare la doccia prima di andare a dormire perché mi rilassa completamente, mi sembra che mi lavi via le fatiche, mi faccio andare a dormire bella riposata e soprattutto bella pulita. Cioè l'idea del pigiamino quando sei appena uscita dalla doccia è fantastico. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e che la proposta di Natale vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti e se non l'avete ancora fatto vi invito a mettere un pollicione in supporto e ad iscrivervi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video. Vi mando un bacione e vi saluto, ciao!